In questo secondo video sulla coscienza voglio parlare dei 12 strati del DNA come riportati da Lee Carroll a seguito di una serie di canalizzazioni di Crayon. Il titolo del libro è appunto I 12 strati del DNA e è un libro che ho trovato assolutamente straordinario per la ricchezza di dettagli contenuti. Però in questo frangente ne faccio solo una sintesi e invito però tutti quanti ad approfondire l'argomento con la lettura del libro, perché è assolutamente e straordinariamente dettagliato, cosa che ovviamente non posso fare in questo video. Per onor di cronaca e per chi ancora non conosce Lee Carroll, fornisco alcuni dettagli. Lee Carroll è stato fino al 1989 un imprenditore americano, è laureato in ingegneria del suono. In quell'anno inizia a ricevere queste canalizzazioni dall'entità del cosiddetto servizio magnetico chiamata Crayon. Inizia, diciamo così, una nuova vita. È stato anche chiamato all'ONU per una conferenza per presentare Crayon e in quel frangente ebbe un enorme successo. I libri sono stati tradotti in oltre 20 lingue e l'argomento più conosciuto è quello dei bambini indaco. Un argomento anche qua assolutamente affascinante. Crayon è canalizzato da 3 persone al mondo, tra cui l'italiano Angelo Picco Barillari. I 12 strati del DNA è un libro di 11 anni fa circa, ma estremamente attuale, che mi ha sempre affascinato sia per la modalità di trattazione, sia per gli spunti interessanti che si ricollegano poi agli studi sul DNA fantasma, agli studi sul DNA spazzatura cosiddetto junk, sia anche per le informazioni però che si collegano alla fisica quantistica. E andiamo a iniziare questo affascinante argomento con un'introduzione a questo tema. Allora, partiamo innanzitutto da Watson e Crick che scoprirono questa splendida forma spiralica a doppia elica, divenuta poi il simbolo anche delle capacità che abbiamo di scrutare noi stessi in profondità, ma anche di percepire la bellezza e la perfezione delle funzioni che regolano la vita. Siamo infatti esseri senzienti. Il progetto Genoma Umano ha spiegato perfettamente come si genera l'essere umano nella sua anatomia e fisiologia. Ma ancora una volta la modalità dello sviluppo esistenziale rimane sconosciuto. Per fare questo dobbiamo avvalerci di altre conoscenze più sottili, entrare quindi in campi di esistenza diversi dalla materia e solo così riusciremo a rispondere a domande come: perché esiste la vita? Perché affrontiamo la vita ognuno in modo diverso? Ma soprattutto chi siamo, dove andiamo e da dove veniamo? Tutte queste domande che ognuno di noi declina poi in modalità diverse sono tutte reali ed ognuna affascinante in se stessa. Questo progetto ha aiutato anche a comprendere il ruolo del cosiddetto DNA spazzatura, ovvero questo indica il libretto di istruzione del DNA codificante. La comprensione di questo libretto ci fornisce informazioni importanti e fondamentali di come si sviluppa la vita cosiddetta organica, che è un'evoluzione ciclica come quella rappresentata dalla figura dell'uroboro, che simboleggia proprio il cerchio della vita attraverso schemi ciclici ricorrenti, noti anche al mondo alchemico della tradizione ermetica. L'esistenza in realtà si sviluppa attraverso la spirale ermeneutica, di cui però non faccio qui trattazione, ma la cito poiché la geometria fondamentale del DNA è proprio una spirale. Secondo la teoria delle superstringhe esiste un universo con 10 dimensioni, le 3 spaziali, quella temporale e altre 6 dimensioni che rimangono nel mondo dell'invisibile, ma che partecipano però alla manifestazione della natura. Rimangono nel mondo dell'invisibile poiché a oggi siamo privi di strumenti che le rendano visibili e quindi anche descrivibili in termini di percezione sensoriale. In realtà, per Crayon le dimensioni del DNA invece sono 12, come andremo a vedere proprio tra poco.
Per comprendere il campo di azione di queste dimensioni basta andare a leggere alcuni studi e ricerche come quelle di Gergiev e di Poponin. Al CERN di Ginevra, per esempio, il progetto Atlas sta cercando di dimostrare che l'atomo è costituito di 11 dimensioni. Come vediamo, ormai gli scienziati non si accontentano più di accettare i paradigmi limitanti. In biologia quantica metafisica il DNA è così definito. Leggo testualmente. Acido desossiribonucleico, la cui struttura a doppia elica è formata da meno del 5% di istruzioni biologiche per la formazione della genetica del corpo umano, mentre per più del 90% è costituito da energie e informazioni quantiche che definiscono l'aspetto sacro della vita, il registro akashico e la divinità all'interno dell'essere umano. Dalla sola definizione comprendiamo quindi come il DNA sia un elemento straordinariamente affascinante, ma che non si limita a qualcosa solamente di anatomico, ma un insieme di livelli di esistenza molto più complesso. Entrando quindi nel vivo di questo libro, Lee Carroll ci indica, tramite Cryon, che il DNA è costituito da 12 energie o strati con un nome ebraico ciascuno che rappresenta un nome di Dio, un'energia numerologica e una complessa interazione con gli altri strati. Il DNA è un sistema. Ogni strato quindi non è diviso dagli altri, ma fuso insieme. Per meglio comprendere, faccio un esempio alquanto profano in relazione alla sacralità del DNA, ma è importante capire il concetto. È come un minestrone. Noi mettiamo tutti gli elementi e sono distinguibili, ma nel momento in cui frulliamo il tutto, la carota non è più separabile dal sedano o dalla patata. Questo è semplicemente per comprendere appieno il concetto. Qualcuno si chiederà come mai nomi in ebraico. La risposta di Cryon è che l'ebraico è la lingua originaria della concezione monoteistica, ovvero del Dio unico delle tre religioni monoteiste. Inoltre, l'ebraico risuona con la vibrazione degli strati del DNA, non per il significato letterale però. E io mi scuso già da ora se la pronuncia non sarà così condivisa poi da tutti, ma neanche la traduzione, e comprenderemo dopo perché. Cryon ci dice che la parte relativa alle tre dimensioni spaziali è racchiusa in un 5% di DNA, mentre il resto è multidimensionale. Per Cryon tutto a base 12. Qui io aggiungo, infatti siamo in un paradigma basato su carbonio 12 e il 12 con il 7 è il numero che indica la natura umana nei suoi cicli. Tra l'altro, secondo altre fonti, altre filosofie, sembra che l'umanità si stia lentamente evolvendo in un paradigma in base carbonio 7. Ma questi sono aspetti a parte. Da dove origina questo DNA? E voglio fare un breve accenno a questo perché poi ci permetterà di comprendere meglio la trattazione dettagliata dei 12 strati. Innanzitutto la prima vera civiltà umana fu Lemuria, quella che nella tradizione teosofica è definita la terza razza radice, poiché la prima era la protoplasmatica e la seconda la iperborea, e entrambe non ancora dotate però di un vero e proprio corpo materiale. Il continente di Lemuria si estendeva nelle montagne più alte, non per emersione dal mare, ma contando dalle pendici alla vetta e che oggi riconosciamo nelle vetti che spuntano dal mare e che vanno poi a costituire le isole Hawaii. Sembra che a un certo punto i Pleiadiani si unissero con gli umani donandoci quello che è il loro DNA divino. Prima non apparteneva infatti questo DNA alla razza umana.
Sembra che ciò avvenisse, qualcuno dice tra 250 e 200.000 anni fa, altri invece riportano circa 100.000 anni fa. Nonostante queste discrepanze, sembra però che questo combaci con uno degli anelli mancanti dell'evoluzione umana. Al momento mi fermo qui, perché ci sono molti libri e siti che parlano ovviamente di questa cosa, e quindi vi invito ad andare ad approfondire. Il nostro DNA è suscettibile alla ricerca di informazioni esterne che inviano istruzioni, e quindi sempre in ascolto. Ma come agisce dunque? Andiamo a semplificare il processo di acquisizione informazioni e azione successiva. Sinteticamente, il DNA è nelle cellule e le cellule sono in ascolto nell'attesa di istruzioni. Il DNA ascolta la coscienza umana per riferire poi alle cellule cosa fare. Se noi non parliamo alle cellule, il DNA rimane in stand-by e gli automatismi fanno tutto. Il DNA ascolta sempre, perciò dobbiamo selezionare ciò che diciamo. Tutto ciò che succede alla nostra personalità dipende dalle informazioni piuttosto che dalla chimica. Inoltre, è il DNA che decide quali energie attivare in base all'intento che abbiamo. DNA e personalità sono sintonizzati con le nostre azioni, con le nostre emozioni e con i nostri pensieri. Il DNA ha un campo elettromagnetico che induce tutte le cellule a comunicare tra loro e a rendere l'essere umano un sistema sacro. Noi possiamo interagire con il DNA ed è anche possibile attivare uno strato rispetto a un altro, ma sarà sempre il DNA a decidere qual è lo strato, oppure gli strati da attivare in base a cosa? In base all'informazione che riceve. Passo ora a trattare i vari strati del DNA. Crayon li divide in 4 gruppi, ognuno di 3 strati, poiché hanno funzionalità simile pur nella loro diversità. Chiamiamola pure operativa. Allora, il primo gruppo è definito dagli strati del radicamento e sono l'1, il 2 e il 3. Sono gli strati delle energie più vicine alla nostra capacità di comprensione. È il radicamento che crea le fondamenta della comprensione. Numerologicamente vediamo che 1 più 2 più 3 fa 6, che è l'energia del sé superiore, come vedremo tra poco. Lo strato 1 è lo strato biologico. Il numero 1 indica i nuovi inizi, è il numero del sé e dell'umanità. Coglie tutto ciò che è multidimensionale, lo trasforma in informazione, di conseguenza in azione. È ricevitore ma anche trasmettitore di tutto ciò che noi siamo. È l'unico che noi riusciamo a vedere nelle 3D. L'essere umano è il creatore di se stesso e non una sua creazione. È anche lo strato dell'intenzione trasposta alla mente conscia. Attiva il 5-8% del DNA che serve per la produzione proteica. Le informazioni sono poi veicolate a tutte le cellule. Solo l'essere umano può modificare quindi la sua struttura attraverso la volontà. Quando il DNA di una cellula riceve un'informazione, la conoscenza confluisce simultaneamente in tutte le cellule. E quindi un consiglio fondamentale è di parlare alle proprie cellule, perché il DNA è in ascolto. Questo strato favorisce infatti la comunicazione con gli altri strati. Passiamo ora al suo nome ebraico, che è Keter Etz Chaim, che può essere tradotto in l'albero della vita. Rappresenta la struttura chimica del DNA e i mattoni della vita sulla Terra. Come abbiamo detto prima, il nome in ebraico non sempre corrisponde alla traduzione letterale. Lo strato 2 è lo strato invece delle lezioni di vita. Il numero 2 indica infatti la dualità, l'umano rispetto al divino e quindi la polarità. Questo strato risponde alle domande: chi siamo e perché siamo qui? È la scoperta di chi siamo e di cosa è importante cambiare.
Si tratta quindi anche del cosiddetto concetto di karma, cioè il pilota automatico che guida gli esseri umani. Crea un solco nel quale noi cadiamo, per esempio, generazioni continue di figli che praticano il lavoro dei genitori. Racchiude i compiti incompleti, le passioni e il rapporto con la famiglia e le altre persone. Un appunto fondamentale. Il karma non è un sistema di ricompensa e punizione, ma una modalità di comprensione attraverso la scelta e l'assunzione di responsabilità per quella scelta. Le lezioni di vita sono individuali e non di gruppo, anche se siamo all'interno di un sistema di interazione. Una volta appresa la lezione, questa rimane in eterno. Elenco brevemente le lezioni di vita descritte da Crayon. Imparare ad amare, imparare ad ascoltare, imparare a ricevere, imparare ad amare se stessi, imparare ad esprimere la propria verità, imparare a non essere vittima, imparare a non farsi definire dagli altri, imparare a riconoscere la propria maestria, imparare a vivere con altri umani, imparare a non biasimare gli altri, imparare a uscire dalla dualità, ovvero quello che viene definito lo sganciarsi dal proprio karma, imparare a prendersi cura di sé più che degli altri e imparare a meritare di essere qui e di non essere mai nato impuro. In questo caso il nome di Dio è Torah Eser Sfirot, che qui è tradotto con lo schema divino della legge. Anche qua una parentesi. Per legge si intende la modalità con cui funzionano le cose. Quando intendiamo dualità ci si riferisce alla parte biologica e al frammento divino, cioè due elementi della stessa entità. Quando le due parti sono in equilibrio, la lezione di vita è molto chiara. E passiamo al terzo strato, cioè lo strato 3, che è lo strato dell'ascensione e dell'attivazione. Il numero 3 è il catalizzatore, è potentissimo poiché è la creatività e la gioia del bambino interiore. Il nostro DNA è attivato per circa il 30%. I grandi maestri spirituali invece lo attivano al 100% ed ecco perché hanno un'influenza poi su tutta l'umanità. Il DNA accende ciò che già gli appartiene. Quando noi parliamo di ascensione ci riferiamo allo spostarsi a un'altra modalità esistenziale senza conoscere la morte come la conosciamo ora. E nel nostro DNA ci sono infatti tutte le informazioni per procedere. Avviene questo quando si modifica la persona nell'essenza e quindi non nella forma. Attivare queste informazioni significa indurle all'azione. La chimica viene diretta alla creazione di ciò che la coscienza indica. L'attivazione avviene tramite le vibrazioni opportune. Infatti, con questo strato la cellula è potenziata, il pensiero è equilibrato e salute e coraggio si sviluppano in modo potente. Per quanto riguarda il nome ebraico è Netzach Merkavah Eliyahu, che viene tradotto con appunto ascensione e attivazione. Il terzo strato può essere definito anche lo strato dell'azione. E passiamo ora al secondo gruppo che è definito gli strati della divinità umana e sono il 4, il 5 e il 6. Qui si passa ad un livello più quantico. Ancora una volta 4, 5, 6 fa sempre 6 e il numero 6 è proprio in questo gruppo e comprenderemo tra breve l'importanza. Allora, innanzitutto gli strati 4 e 5 vengono trattati insieme perché sono gli strati del cosiddetto nome angelico e non sono quindi divisibili. Il 4 è il numero dell'energia di Madre Terra e riguarda il mondo fisico, la comprensione, ma anche il fondarsi su una struttura.
Il 5 invece è il numero del cambiamento, è retto in astrologia da Marte ed è il numero dell'accelerazione. Il nome non va inteso nell'accezione identificativa della lingua della Terra, ma in senso di gruppo animico quantico. Quando noi co-creiamo, coinvolgiamo anche altri esseri umani. Procediamo quindi un attimo con logica. Una nascita sulla Terra prevede che non sia solamente con quella che viene chiamata parte divina, ma necessita di una modifica per permettere di vivere qui. Noi ci dividiamo quindi in più parti. Ci viene insegnata una separazione tra sé divino e sé umano, dove il primo si trova in qualche posto al di fuori, mentre il secondo è quello che noi pensiamo di essere. In realtà esso è nel DNA, insieme a quelli che noi chiamiamo guide o angeli. Quindi noi stessi siamo il nostro stesso gruppo animico. Quando noi ci modifichiamo in seguito a un percorso spirituale, le nostre guide si ritirano. In realtà siamo divenuti coscienti di esserlo, anche se vi è un periodo intermedio di sconvolgimenti. Questo è il periodo in cui le persone si allontanano perché non accettano il nostro cambiamento, non sono quindi adeguate alla nostra nuova vibrazione. Quando tutto si riassesta, allora le guide praticamente tornano e quindi le percepiamo di nuovo. L'essere umano si accorge lentamente di quanto sia immerso nella sacralità. Un altro aspetto da considerare è che una volta nati in questo mondo, una parte di noi però è rimasta dalla cosiddetta altra parte del velo. Infatti, in media, l'umanità ha fiducia di una vita dopo la morte e la ricerca quindi proprio con l'intuizione. Il ruolo di questa parte è di essere un ponte per la maestria personale di aiutare la co-creazione. Faccio un'altra parentesi importante. La co-creazione ha i suoi tempi, mai quelli che ci aspettiamo noi. Per quanto riguarda il nome angelico, è l'energia del riconoscimento e del rispetto per il frammento di Dio che siamo. In questo nome infatti si riconosce l'integrità di tutte le parti divise e l'insieme delle informazioni akashiche. Per quanto riguarda i nomi in ebraico, sono per lo strato 4 Urim ve Tumim, che viene tradotto con luce e potere. Per quanto riguarda lo strato 5 invece è Aleph Etz Adonai, tradotto in essenza dell'energia del cristallo. I nomi sono il ponte verso l'altro lato del velo. Arriviamo quindi a questo sesto strato così importante di cui già abbiamo accennato 2 volte. Il sesto strato è quello del sé superiore. Il numero 6 è la sacralità, è la comunicazione, è l'armonia, l'equilibrio e l'amore. Questo strato permette di percepire il divino in noi ed è il collegamento con l'altro lato del velo. Uomo e Dio quindi non sono separati e non sono a sé stanti. Noi dobbiamo uscire dalla linearità e comprendere che siamo molto più ampi di quello che crediamo. La parte divina infatti dimora nel DNA ed è sempre disponibile. Un'attivazione di questo strato può essere inizialmente frustrante perché alcune emozioni possono essere incontenibili, provocando dei disagi come mal di testa, dolori allo stomaco, insonnia. Questo perché vi è una rivoluzione interiore totale che coinvolge tutto il corpo proprio perché il DNA è in ogni cellula. Il consiglio quindi è di parlare alle cellule e richiedere con queste modalità. Datemi solo quello che posso assimilare e un po' alla volta. In questo modo si è sempre certi di agire correttamente e quindi i grandi cambiamenti sperati iniziano proprio a concretizzarsi. Questo è anche lo strato della preghiera o della comunicazione che utilizza la sacra energia che appartiene a ognuno di noi. Il nome ebraico è
Eye Asher Aye, Eye Asher Eye, che viene tradotto in io sono l'io sono, anche se in realtà si traduce in io sarò ciò che sarò, che ancora può essere intesa come io sono Dio e in eterno sarò. Questa frase rappresenta proprio il sé superiore, superiore proprio perché vibra più in alto. E ora andiamo a trattare invece quello che è il terzo gruppo, ovvero quello degli strati lemuriani, che comprende gli strati 7, 8 e 9. Questi strati parlano della storia della creazione e dell'akasha di cui il DNA è formato. Lo strato 7 è lo strato lemuriano 1, cioè lo strato del senso cosiddetto extradimensionale. Il numero 7 è la divinità e quindi rappresenta il tutto, la perfezione, ma anche la vita come apprendimento. Questo strato racconta come l'essenza spirituale derivi proprio dalle stelle. Il seme della conoscenza spirituale è stato introdotto nell'essere umano nel momento in cui ha sviluppato un intelletto, un'intelligenza che potesse accoglierlo e quindi a seguito di un'evoluzione molto importante. Quindi non è assolutamente casuale. La Terra infatti è considerata il pianeta del libero arbitrio, perciò solo qui si sviluppa un determinato livello intellettuale. In questo contesto per libero arbitrio intendiamo la scelta consapevole di accettare il creatore all'interno di noi stessi, ovvero di esserlo. Oppure, altra parte, di subire il creato. Cioè, la scelta è tra queste due cose. L'essere umano può controllare anche la vibrazione di Gaia e anche qui, altra parentesi, riporto alla ricerca degli esperimenti fatti dall'Istituto Hartmatt, perdonatemi, che sono puramente scientifici, ma che confermano quanto appena sostenuto. Per giungere a comprendere lo strato 7 è importante tornare a quanto detto all'inizio, ovvero che i pleiadiani si sono uniti ai terrestri non per conquista, ma per elevare l'umano stesso. Essi sono la forma di vita avanzata di questo universo. E si tratta di una civiltà molto antica, evolutasi prima della nostra, con il compito di trasmettere le loro vibrazioni ad altri umanoidi. Attraverso cosa? Attraverso l'inseminazione della loro energia nel DNA umano. E quindi non tramite un lavoro esterno di laboratorio, ma diffusione attraverso la vibrazione. Loro infatti conoscono delle leggi fisiche che noi dobbiamo ancora scoprire. La percezione della realtà umana è modellata su ciò che si conosce, mentre il male è modellato sullo sconosciuto. Questa è la modalità con cui noi creiamo la nostra realtà. Fu Lemuria la prima civiltà a essere come noi, cioè ad avere una struttura anatomico-fisiologica come ce l'abbiamo noi oggi. La sua lingua è una lingua assolutamente perduta, anche se sopravvive nelle radici di quella hawaiana antica. Il nome ebraico è Kaduma Elohim, che viene tradotto in lingua del DNA originario e divinità rivelata. Ciò significa che la lingua di casa è nel DNA, ma per casa si intende la parte oltre il velo. In questo strato infatti dimora la consapevolezza. Questo strato ha anche il nome lemuriano che è Oa Yahweh Maru, tradotto in divinità rivelata. La divinità rivelata è l'insieme delle epifanie umane. Passiamo quindi allo strato 8, che è lo strato lemuriano 2 e rappresenta il registro akashico del maestro. Il numero 8 è la concretezza, la struttura e la manifestazione. Qui per Akasha si intende l'energia di Gaia collegata all'umanità. Gaia e l'umanità in questo aspetto non esistono separatamente. L'Akasha contiene il registro di tutte le anime che sono state,
sono e saranno sulla Terra. Ogni essere umano ha nel suo DNA il registro che gli appartiene ed è relativo a tutte le vite della sua anima. È l'energia personale che definisce chi si è in vita, non però dal punto di vista chimico, perché questo invece è definito dal DNA codificante. Questo registro rappresenta le istruzioni per collegarsi alla cascia principale. Il registro personale contiene anche il karma, ovvero il perché abbiamo scelto questa espressione di esistenza. Comprende tutte le sfide e funziona con lo strato 2, ovvero quello delle lezioni di vita. Estrarre dalla cascia significa sviluppare le capacità innate riconoscendo la maestria che ci appartiene, ma non per informazione esterna, quanto invece per esperienza. I libri della cascia non agiscono mai da soli, devono essere letti per poterli poi praticare. Perciò tutto è già in noi, ma senza prendere quel libro e utilizzarlo, nessun risultato è possibile. Passiamo al nome ebraico di questo strato che è Rokev Baravot, che è tradotto con Cavalieri della Luce, con un chiaro riferimento ai Pleiadiani che hanno cavalcato la luce delle stelle per seminare questo nel nostro DNA. Il nome lemuriano invece è Ake Yahweh Fractus, che si traduce in saggezza e responsabilità, cioè un invito a curare le cose pratiche prima di quelle metafisiche. E io voglio aggiungere le radici prima dei rami. Arriviamo al terzo strato di questo gruppo, che è lo strato 9 ed è lo strato lemuriano 3, cioè lo strato della guarigione. Una guarigione che è frutto di un processo multidimensionale. Il numero 9 è il completamento, la sensitività, la veggenza, ma anche l'umanitarismo. Funziona con lo strato 1, cioè quello della chimica 3D. In realtà la guarigione avviene senza produzione chimica ed è il processo che, questo processo viene anche definito l'innata saggezza del corpo di conoscere e guarire. Profanamente parlando, le chiamiamo guarigioni miracolose. Lo strato 9 agisce tramite la coscienza. Appartiene a questo processo anche il test kinesiologico, cioè il corpo conosce tutto, al di là di un aggregato chimico e materiale, ma anche al di là di un aggregato energetico. Possiamo inserire qui anche la preghiera, la meditazione e la fede. Il sistema immunitario ha due diramazioni, quindi la chimica 3D che si rifà allo strato 1 e la coscienza che si rifà invece allo strato 9. Con una comunicazione dinamica dei due strati si vive a lungo e soprattutto in salute. Il nome ebraico dello strato 9 è Shekinah Esh, che viene tradotto in la fiamma dell'espansione ed è in correlazione col lavoro di Saint Germain e della fiamma violetta. Arriviamo all'ultimo gruppo, che è il quarto, ed è composto dagli strati 10, 11 e 12 e sono i cosiddetti strati di Dio. Questi strati non fanno e non indicano nulla, ma sono. Partiamo con lo strato 10, che è lo strato di Dio 1 ed è il credere nel divino. Andiamo a comprendere cosa significa credere in questo contesto. Il numero 10 è un numero 1, cioè dei nuovi inizi. Non si tratta in questo caso di un richiamo a comprendere la propria divinità tramite un processo, ma di uno stato quantico, cioè un elemento di fondo per essere chi siamo. Noi siamo dappertutto e da nessuna parte contemporaneamente. A livello mentale possiamo comprenderlo attraverso il fenomeno dell'entanglement. In questo modo siamo impossibilitati a distinguere un livello di esistenza da un altro. Questo lo possiamo anche traslare sul credere nel divino e a percepire così la sincronicità.
L'essere umano sta accelerando l'evoluzione e le azioni prima fatte in gruppi numerosi per lunghi periodi, oggi possono essere fatte in tempi più brevi, ma anche individualmente, soprattutto come agendo nella quotidianità. Il nome ebraico dello strato 10 è Vaikra, che viene tradotto in il richiamo alla divinità oppure il riconoscimento di Dio dentro di sé. In questo caso si rifà anche al simbolo dell'infinito, poiché non vi è né un inizio né una fine. Questo strato risponde al puro intento e alla compassione. Non si risveglia pienamente se l'essere umano non lo chiede, se l'essere umano non lo riconosce e se l'essere umano non ne ha bisogno. Passiamo allo strato 11, che è lo strato di Dio 2, ovvero la saggezza del divino femminino. Il numero 11 è un numero maestro che indica l'illuminazione e questo è lo strato della pura compassione e della madre, energia di cui l'umanità era priva prima dell'intervento pleiadiano. È uno strato quantico cosiddetto entangled con gli altri strati. Si sta verificando ultimamente l'equilibrio maschile e femminile, sia energetico sia fisico-materiale. La coscienza infatti non è controllata dal cervello o dai geni, ma dalla subcoscienza di un'esperienza akashica. Questo equilibrio è già in noi e capiamo perché. Perché in altre vite noi siamo stati sia maschi che femmine e quindi richiama il meglio dell'una e dell'altra energia. Per quanto riguarda il nome ebraico è Kokma Mika Ha'alelu, che si traduce in saggezza del divino femminino. E giungiamo quindi all'ultimo strato, ovvero lo strato 12, che è lo strato di Dio 3, ovvero Dio onnipotente. Il numero 12 è il numero 3 e in questo caso rappresenta la cosiddetta terza lingua, ovvero quella multidimensionale dello spirito. Lo strato è l'essenza del creatore, cioè l'energia creatrice senza inizio e senza fine. Ogni essere umano è parte di Dio e parte umana, eliminando così concetti di vendetta e celebrazione o punizione e ricompensa. Ogni umano infatti è stato, è e sarà sempre, ma cambia semplicemente la sua dimensionalità. Tornando invece al creatore, egli è puro amore incondizionato ed è quindi proiettato alla vita. Altra parentesi che apro io, amore ha una delle sue definizioni proprio senza morte. E quindi ecco perché proiettato alla vita. Questo strato è responsabile di a sua immagine. Il campo quantico umano si estende per 8 metri. Questo strato è lo strato che può muovere le montagne, che può fermare le eruzioni, che può far vivere centinaia di anni. Il problema è uno solo, non lo crediamo possibile. Il potere divino infatti è limitato dalla paura perché disattiva questo campo quantico, inducendo a uno stato di conservazione. Il nome ebraico è El Shaddai, tradotto in Dio onnipotente. Il numero quantico è il 33, ovvero quello dell'energia cristica. Grazie per essere stati con me con questo nuovo video. Spero sia stato interessante e utile. Lasciatemi pure i vostri commenti sotto al video, le vostre considerazioni e le vostre domande, alle quali risponderò o nei commenti oppure tramite un video successivo. Invito di nuovo alla lettura del libro per comprendere tanti concetti che sono stati solo accennati, ma che sono straordinariamente meravigliosi e che ci fanno comprendere determinate dinamiche della realtà. Grazie di nuovo e felice vita.